Siamo nell'area marina protetta Parco Sommerso di Gaiola, che è un'area marina protetta con due anime, quindi l'anima biologica, quindi di tutela del patrimonio biologico ambientale che è lungo la costa e sui fondali dell'area marina, e l'anima archeologica, perché sui fondali del parco ci sono i resti di una villa imperiale del I secolo a.C. che appunto sono tutelati dall'area marina protetta. Qual è la vostra posizione qui? Quindi un'area marina protetta, quali sono le caratteristiche del vostro ruolo? Io Intanto. sono il direttore dell'area marina protetta e Giulia è la nostra biologa che si occupa quindi anche dei progetti di ricerca. In particolare in questo momento stiamo portando avanti due progetti di ricerca, uno sul coralligeno, quindi che è l'habitat più profondo, è un habitat di pregio nel Mediterraneo, esiste solo nel Mediterraneo. Qui nella città di Napoli il coralligeno è solo all'interno dell'area marina protetta e della zona speciale di conservazione Gaiola-Nisida. E poi stiamo portando avanti anche un altro progetto di ricerca che si chiama Posifarm, che è di un progetto di restoration habitat per la ripiantumazione della Posidonia oceanica nella città di Napoli, lungo la costa di Posillipo. Ok, siamo infatti nel Golfo di Napoli che mostra molte criticità ambientali. Questo posto è stato anche recentemente sulle news, proprio perché è in quanto area protetta, però presentava delle criticità enormi, soprattutto sott'acqua. Di che cosa si trattava, perché e quali sono le operazioni che avete fatto per tentare di salvaguardia? Sì, proprio col progetto Arcin, di cui ti dicevo prima, dove siamo andati a investigare in maniera più dettagliata proprio la comunità biologica del coralligeno, tramite le ispezioni ROV che abbiamo fatto, e ci hanno permesso quindi di mappare ben 18 km di fondale, abbiamo trovato un'area interamente contaminata da depositi di rifiuti di origine fognaria, che è stato denominato MARF, cioè masse aggregate di rifiuti fognari, che provengono dallo scarico di Troppopieno presente proprio purtroppo qui a fianco nella Cala Badessa, e tra l'altro all'interno della zona speciale di conservazione Gaiola Nisida. Quindi quali sono state le vostre azioni, i vostri progetti per contrastare questo? Ovviamente la prima cosa è stato ovviamente mettere in luce questa problematica, che è data anche dal fatto che c'è stato un cambiamento di utilizzo, a parte che ovviamente non dovrebbe esistere uno scarico all'interno della zona speciale di conservazione, però anche il fatto che questi materiali sono dei materiali di nuovo utilizzo, che la gente pensa essere carta igienica ma non lo è, perché sono in materiale plastico, cioè le salviette monouso di cui è composto il MARF, e sono appunto è plastica, hanno una matrice in polipropilene, policarbonato, e quindi sono indistruttibili e creano questi tappeti sui fondali che non si degradano e soffocano tutto quello che c'è sotto. Infatti proprio dal soffocamento probabilmente andiamo poi a vedere la moria della Posidonia, la sofferenza della Posidonia. La La Posidonia è Posidonia legata a quello. ha un altro, la Posidonia diciamo è stato dovuto a un problema del passato, cioè a tutta una serie di problematiche del passato che fortunatamente grazie all'area marina protetta non esistono più in parte, però anche la Posidonia sta soffrendo, soprattutto le zone di reimpianto che abbiamo sperimentato più vicine nel settore diciamo di ponente, soffrono la presenza di questo scarico, ma più che altro per il deposito del particellato che esce da questi scarichi, che va a schermare praticamente la capacità fotosintetica della pianta. E quindi Giulia, questo progetto si lega in qualche modo, no? Perché stiamo parlando di questo. Sì, questo è un progetto un po' diverso, diciamo, rispetto a quello di cui stava parlando Maurizio, che ha la stazione a Ponente. È un progetto di riforestazione appunto della Posidonia oceanica, che però parte dai semi e non dalle talee come invece il progetto precedente. Questi semi sono stati raccolti dalle spiagge dove appunto erano stati portati dalle maree e dalle correnti, e sono stati poi selezionati e coltivati in laboratorio. Una volta cresciuti e germogliati in laboratorio sono stati poi piantati sott'acqua usando diverse tecniche. Diciamo che il vantaggio di questa nuova metodologia, quindi partire dai semi e non dalle talee, evita di impattare e di andare appunto a prendere talee da una prateria già esistente, ma si dà una nuova vita ai semi che sono stati spiaggiati nelle spiagge, appunto, che altrimenti seccherebbero e morirebbero.
e quindi sì, si sta cercando, diciamo, queste stazioni sono state fatte schermate, cioè messe in siti schermati, più schermati dalla presenza della fogna, e quindi diciamo che si spera che appunto riescano a sopravvivere nonostante questa grave problematica. Come si chiama il progetto? Il progetto è Posifarm, quindi sarebbe appunto farm, quindi coltivazione della Posidonia per riforestare appunto i fondali di Posillipo. Sì, ovviamente dobbiamo capire che questo posto anni fa era insomma un luogo abbandonato, uno dei tanti gioielli nella città di Napoli, però lasciato in uno stato di degrado completo. Quindi il primo ruolo dell'istituzione dell'area protetta è stato proprio quello di recuperare un'area, un pezzo di costa meraviglioso e restituirgli la sua dignità e il suo splendore, quindi anche restituirlo alla città di Napoli per il valore che ha. In questo luogo, appunto, diciamo prima, ci sono testimonianze del I secolo a.C., di cui fino a qualche anno fa nessuno, stesso i cittadini, gli abitanti, chi vive questa città, non aveva consapevolezza. Quindi anche creare un centro di educazione ambientale, un centro di ricerca qui dove vengono bambini, studenti, universitari a formarsi, serve per aumentare la consapevolezza del patrimonio che è custodito in queste acque. E questa è la prima mission di un'area protetta, quindi far comprendere il lavoro che si fa. Cioè, l'attività di ricerca serve per poi essere divulgata e aumentare la consapevolezza di chi poi abita e di chi poi gestirà in futuro questi luoghi, per evitare quello che è successo in passato, che nasce da una inconsapevolezza di quello che si ha. Cioè, lasciare un'area del genere nel degrado è una cosa che si spera che adesso non accadrà più, ed è questo, diciamo, dovrebbe essere il primo traguardo raggiunto di un'area protetta.